Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro, tendenze energetiche generali per la seconda parte di giugno 2024. Abbiamo la carta della forza, amici del cancro. Quando c'è la forza si parla sempre di un momento dove, diciamo così, è necessaria la propria forza di volontà, la propria forza morale. È una carta che io sento molto collegata con il terzo e anche il quarto chakra, perché è una carta di apertura del cuore, parla anche di generosità e di apertura verso gli altri in generale. Andiamo a vedere a che cosa fa riferimento con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, le previsioni per l'oroscopo del 2024 per quest'estate e il link per i corsi gratuiti presenti sul canale. Bene, vi ricordo che queste sono stese generiche, possono riguardare il lavoro, l'amore, la famiglia. Io vi dirò qual è l'andamento energetico più importante e poi andrò come a farvi degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura nella vostra realtà. 8 di spade, ragazzi, e fante di bastoni. 9 di spade, 4 di bastoni, fante di spade, asso di spade. Tante spade avete, devo dire. Cinque di pentacoli e giudizio. C'è qualcosa che vi preoccupa, qualche cosa che sta andando in un certo modo, state facendo in un certo modo, e ho la sensazione che qualcuno pensi che non ci sia alternativa. E per molte persone potrebbe essere una situazione che va avanti da un po'. Andiamo a vedere carta per carta, partiamo dall'otto di spade. 10 di pentacoli e fante, scusate, 10 di bastoni e fante di pentacoli. Allora, potrebbe esserci una sorta di delusione, mi viene da dire, con questo 8 di spade, o non è una delusione che riceverete, è uno stato di delusione in cui vivrete, perché l'otto di spade è sempre quella carta che parla un po' di tristezza, di qualcuno che pensa che non ci siano alternative, che vede la vita più nera di quella che è, che si isola, che fa la vittima, fa o si sente vittima. E qui invece ho come la sensazione che questo tipo di stato emotivo possa essere causato o dalla fine di una relazione o di una situazione, o magari dal fatto che una persona semplicemente si è allontanata per... mi parlano di lavoro, però mm, prendetelo come vi risuona. Potrebbe anche essere per esempio un figlio che si allontana per gli studi. Andiamo a vedere il fante.
7 di bastoni, 3 di coppe e cavaliere di spade. Allora, questo fante di bastoni potrebbe rappresentare per qualcuno un figlio, per qualcun altro un partner. Per adesso non sento tanto il collega di lavoro, quindi prendiamo le prime due. Allora, qui ci potrebbe essere qualche tipo di movimento, anche un po' veloce, mi viene da dire, con questo cavaliere di spade, per, diciamo, raggiungere i vostri obiettivi. Di solito il fante di bastoni è una di quelle persone molto entusiaste, è una di quelle persone, dinamiche, avventurose, passionali, che ha voglia di scoprire. E qui è un po' come, ok, vado avanti e continuo a perseguire le mie vittorie. Allora, se il fante di bastoni siete voi, perché vi identificate, sento che sì, andrete avanti con una sorta di nuovo entusiasmo proprio per raggiungere questo tre di coppe, questi traguardi, questi risultati, questi frutti, ricompense, guadagni. Se il fante di bastoni rappresenta l'altra persona, qui ragazzi potrebbe esserci una persona di troppo all'interno della relazione e qualcuno ho come l'idea che sia sfuggente. Vi dico, dipende da chi e comunque anche se fosse il figlio, se fosse il figlio la sento un po' meno, è un po' come se ci fosse un sapore agrodolce in questa terza settimana di giugno. Andiamo a vedere il 9 di spade. Appeso e mondo, di nuovo una carta di distanza che vi dico prima qualche cosa mi risuonava. Ho come l'idea che qualcuno abbia paura di, come vi posso dire, che questo allontanamento, questo momento, chiamiamolo così, perché poi in realtà sì che c'è lasciare indietro qualche cosa, ma carte di viaggio non ne vedo qua, quindi è un movimento. Ho come l'idea che qui la paura vostra sia che se ci sarà distanza, se ci sarà questo spostamento, questo trasferimento, le cose potrebbero raffreddarsi, le cose potrebbero fermarsi. Potrebbe essere magari difficile raggiungere una stabilità, raggiungere un completamento, raggiungere un equilibrio. Andiamo a vedere il 4 di bastoni. Nove di spade, 5 di pentacoli e regina di spade. È come se ci fosse la paura di perdere qualcosa o qualcuno. Allora, per un gruppo piccolo, ragazzi, qui c'è una situazione dove dovete come togliervi da un'abitazione, togliervi da una casa, togliervi da una sistemazione e ho l'idea che facciate fatica a fare questo passo fondamentalmente perché non sapete dove andare o perché non avete le risorse economiche sufficienti per essere indipendenti. Fatemi sapere poi come vi risuona. Andiamo al fante di spade. 9 di bastoni. Regina di coppe, imperatore e 4 di spade. Allora, qui con il fante di spade, a parte che potrebbe essere un'altra energia che entra, vi dirò. Però se foste voi, il cambio di questa energia, per esempio,
Ho come la sensazione che inizierete ad allungare le antenne, inizierete a mettere delle barriere, a mettere dei limiti. La carta del Fante di Spade è una carta di osservazione. Qui c'è da osservare che tipo di equilibrio con questo 4 di spade, che tipo di concretezza effettivamente c'è. Mi sento osservatori delle dinamiche che si sono create all'interno di un gruppo. Andiamo a vedere l'asso di spade. Otto di coppe e Fante di spade. Voglio andare a vedere anche il 5 di denari. Questa doveva uscire, ha fatto capolino, doveva uscire. È un 7 di spade. Sette di spade, 2 di bastoni, matto, 7 di coppe e 9 di coppe. Fu. Ehm, Datemi un'altra carta per questo 5 di pentacoli. Ragazzi, io qui ho la sensazione che verso la fine di sì, verso la fine di giugno mollerete il colpo. Nel senso che, siccome qui abbiamo tanto stress, ci sono tanti pensieri, qui ho come la sensazione che questo asso di spade sia il ok, basta, c'è da andare, si va, c'è da allontanarsi, ci si allontana, si taglia quello che non serve. Qua ci sono il 7 di spade e il 5 di pentacoli e ho proprio la netta sensazione che vi vogliono dire non importa quello che pensi di aver perso, non importa se qui c'è una perdita economica, abbiamo sia l'imperatore che il 5 di pentacoli e ho la sensazione che questo 5 di pentacoli potrebbe far riferimento a un contratto, a un qualche tipo di accordo, a un qualche tipo di scambio o a un qualche tipo di investimento andato male. Ecco perché c'è la forza, è come ok, non importa se quel tipo di progetto, tipo di esperienza mi ha fatto spendere più soldi di quelli che pensavo e non è andata bene, non importa, è un'esperienza. Piano piano ci si risolleva, il punto è lasciarsi indietro quello che pesava fondamentalmente. Iniziare a mettere anche dei limiti nei confronti degli altri, prendersi i propri spazi quando c'è bisogno di riposare, quando c'è bisogno di riflettere, quando c'è bisogno di capire da che parte si va. E qui comunque la vedo positiva alla fine perché nonostante questo 5 di bastoni, vi devo dire che a parte che avete il giudizio, dopo qua che non si vede però c'è, però abbiamo il matto che è un nuovo inizio, è come se, ok, basta, mi tolgo la maschera, quello che è andato, la maschera del 7 di spade, me la tolgo, riconosco che ho fallito, che ho sbagliato, che ho perso denaro, che X, Y e Z, chi se ne frega, vado avanti per nuovi progetti futuri, mi fido e mi affido alla vita, mi si aprono una serie di possibilità che comunque mi portano ad essere appagato. C'è una sorta di rinascita, ragazzi, con la carta del giudizio qui alla fine, eh? Quindi qualsiasi sia il tema che vi preoccupa, che sia il tema della distanza come avevamo visto qui, che sia un... perché se fosse una questione lavorativa dove c'è un contratto in mezzo, potrebbe essere un contratto a distanza ed è lì che non si riesce bene a monitorare, ma sento che ad un certo punto quello che è stato, è come se ve lo lasciasse indietro. È una bellissima lettura perché si va verso un risveglio, verso un nuovo inizio, eh? E molte volte è meglio ammettere che ci si è sbagliati piuttosto che continuare nella bugia e continuare a perdere tempo. Continuare a dire no, ma io sono sicura che è così, io sono sicuro che si vada di lì, io sono sicuro. E invece no, è quella poi si chiama ostinazione negativa, cocciutaggine, chiamatela come vi pare. Però ad un certo punto far cascare la maschera, che poi è una, dov'è il sette di spade? Che poi è una caduta dell'ego, vi dà la possibilità di non perdere più tempo fondamentalmente. Andiamo avanti con Osho. Aggrapparsi al passato, eh? Già.
e la ruota della fortuna. Ragazzi, qui c'è bisogno di un cambio. Staccatevi dal passato. Il passato, chi vive nel passato vive nella depressione, perché normalmente si focalizza l'attenzione su quello che non c'era, su quello che non abbiamo avuto, su quello che non abbiamo vissuto, sperimentato e via dicendo. E questo crea come una sensazione di vuoto. Qui si tratta di cambiare la dinamica di pensiero, di comportamento e iniziare a vedere il bicchiere mezzo pieno, fondamentalmente. Andiamo a vedere un ultimo oracolo per vedere come concludere la lettura. Che bella carta! Carta numero 34, fiducia. Avete anche il matto. Il matto vi dice proprio di avere fiducia nella vita, di fare il salto di fede. È una carta proprio di impulso genuino. Ragazzi, avete anche la ruota della fortuna, quindi qui si tratta di cambiare delle dinamiche di comportamento al fine di cambiarle anche certi cicli karmici. E vi ricordo che comunque abbiamo finito con la carta del giudizio, quindi si potrebbe anche parlare di karma. Cari amici del cancro, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata di ispirazione. Fatemelo sapere nei commenti. Se volete supportare il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video oppure lasciare una donazione. E voglio ringraziare tutte le persone che lo fanno. E se poi volete prenotare una sessione con me per iniziare il vostro percorso di crescita, potete scrivermi una mail oppure potete abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!